Argomento di oggi, il giudizio, ovvero l'errata percezione della realtà. E perché errata percezione della realtà? Adesso vediamo perché comunque il giudizio è considerata una delle più grandi virtù dell'essere umano, insieme al perdono, insieme all'amore incondizionato, ma soprattutto se noi usciamo dal giudizio, usciamo anche dalla lamentela e entriamo nella vera empatia con gli altri, cioè percepiamo che tutto è perfetto così, come si sviluppa. Giudizio, uscire dal giudizio, secondo alcune filosofie, è la via per illuminarsi. Quindi nel momento in cui smettiamo di giudicare, ormai abbiamo capito, facciamo proprio quello switch che serve proprio per questo. E capiremo come anche il giudizio positivo è comunque un giudizio. Di tante volte, e capiremo anche perché spesso si dice, no, ma è costruttivo. Diciamo che è una fase intermedia il giudizio positivo per arrivare a evitare di giudicare poi alla fine. Allora, parto con una frase di Lee Carroll. Lee Carroll, lo ripeto per chi magari non lo conosce, è uno dei 3 canalizzatori dell'entità Kryon. Kryon, secondo appunto alcune filosofie, è considerata l'entità più vicina a Dio. Ok? Un po' un'entità stile Metatron, stile gli arcangeli Gabriele, l'arcangelo Michele, insomma, che vengono molto studiati e seguiti da alcune filosofie, soprattutto quelle occidentali ovviamente. E lui disse: esiste un solo tipo di umano, quello che vedete allo specchio. Quindi esisti solo tu. Perché? Perché tu puoi parlare solo di te stesso. Questo l'abbiamo detto tantissime volte. Nel momento in cui tu parli di qualcun altro, stai in realtà parlando solo di te stesso. Questo l'abbiamo spiegato anche l'altra volta, se vi ricordate, perché io posso parlare solo di me stesso in che senso? È solo delle informazioni che io ho, solo di quelle che sono le mie memorie, le mie esperienze. Perché altre esperienze mi porterebbero ovviamente a parlare in maniera diversa, però parlo sempre solo di me, cioè di ciò che mi appartiene. Il giudizio è una opinione, e quindi già questo capiamo che opinione è qualcosa di personale, non è qualcosa di assoluto, che frena però l'evoluzione individuale, quindi quella mia, creando poi un freno anche agli altri. Questo perché? Perché la mente è simile, noi ne abbiamo parlato anche nel corso dello scorso anno, è simile a un animale che è difficile da addomesticare. Infatti la mente va sempre per i fatti suoi. È un po' come, diciamo la verità, abbiamo parlato poco fa, è come i gatti. I gatti non li addomestichi, o meglio, fanno sempre quello che vogliono loro. Cioè, nel momento in cui tu li chiami e loro arrivano, in realtà è perché vogliono venire. Non è che come il cane che è perché lo chiami tu. E quindi diciamo, facciamo un po' questo parallelismo, o meglio ancora, come proprio un animale selvaggio, selvatico, chiamiamolo come vogliamo, cioè il leone, o il serpente. Il serpente, per esempio, è un animale che tu non addomestichi. Quando si vedono quelle immagini in cui c'è il fakiro, bravissimo, esatto, oppure quando ce li hanno addosso sti pitoni,
è perché comunque sono tenuti così da determinate o sostanze o vibrazioni particolari, un po' il fakiro lavora sulle vibrazioni della musica, quindi non sono lasciati liberi di esprimere, di esprimere la loro natura. E cosa fa la mente? La mente agisce per memorie, per associazioni di idee, quindi sempre il discorso di buono, cattivo, bello, brutto, bene, male, bianco, nero, eccetera, eccetera, tutto quello che ci vogliamo mettere. E quindi c'è questa continua produzione di vocine interiori, il nostro dialogo interiore, che però ci crea confusione. Perché anche se noi pensiamo di avere un qualcosa di stabile, in realtà il nostro dialogo interiore è quello che ci fa dire, ma questo forse sì, e se invece potrebbe essere diversamente, insomma, ci crea comunque continuamente confusione. La mancanza di giudizio è la morte di tutte queste vocine. Quindi il dialogo interiore va a scemare fino a sparire, e quindi questo ci crea un totale stato di presenza. Presenza a noi stessi. Quando noi siamo in presenza siamo più attivi nel ricevere le informazioni che arrivano dall'esterno, quindi usciamo dal giudizio. Perché? Perché ascolto, ma ascolto nel vero senso del termine. Cioè, non è che attivo l'udito, ma ascolto. Ascoltando entro in empatia. Il giudizio è una sentenza di qualcosa che è per noi incomprensibile. Perché? Perché capire il perché è molto più difficile e oneroso rispetto al sentenziare. Più facile dire è così, punto e basta, senza andare a comprendere. E la comprensione è quando appunto si entra veramente in empatia con l'altro. Empatia cosa vuol dire? Pathos, cioè avere lo stesso pathos dell'altra persona. Sia che tu l'abbia sperimentato personalmente, sia che tu non abbia avuto una reale esperienza dell'altra persona. Quindi entrare in empatia cosa significa? Significa semplicemente che comprendo perché dici o ti comporti in una determinata maniera. Non è che entrare in empatia non è dire devi fare questo, perché lo faccio io e su di me funziona. Cosa succede? Che quando noi giudichiamo, scegliamo come sempre la via più larga, la via più semplice. E quindi in Matteo 7, 13, 14 cosa si dice? Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che mena alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Stretta invece la porta ed angusta la via che mena alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Cosa significa tutto questo? Significa che per comprendere l'altro mi devo attivare per fare determinate azioni, spesso onerose sotto tutti i punti di vista. E allora, per evitare di farlo, chiudo così la situazione, sono a posto. Però ricordiamoci che il giudizio è una vera e propria sentenza. Sentenza significa qualcosa di inderogabile. Diversa è la critica. Critica significa scegliere, significa paragonare alla verità. Quindi quando si critica lo si fa perché c'è la volontà di comprendere come stanno veramente le cose, di avvicinarsi il più possibile alla verità. Quindi giudizio è una sentenza, critica è una libertà di scelta, di comprensione. È molto diversa la cosa. Infatti spesso si utilizza il termine critica costruttiva. In realtà la critica è sempre costruttiva. Se non è così, significa che è un giudizio.